primi secoli Roma pose l'out-out. O decidete di vivere come noi vogliamo che viviate, o lasciate il vostro luogo di residenza e di culto. E i valdesi considerarono la parola di Dio più preziosa della loro casa e partivano, salendo sulle montagne. La vita non fu certo facile qui nelle valli dei Valdesi. I bambini, crescendo, dovettero imparare molto in fretta la lezione del sacrificio di se stessi e dell'abnegazione, della frugalità e dell'economia. I loro genitori custodivano questi principi presi dalla Bibbia e speravano di donarli ai loro figli. Li consideravano così preziosi da ritirarsi lassù e sulle montagne volevano insegnare due cose. Numero 1, volevano insegnare la purezza della vita basata sulla parola di Dio. E numero 2, volevano insegnare a essere missionari e portare la fede che avevano in posti più lontani, non solo nelle valli in cui vivevano. Per questo avevano delle scuole e luoghi di culto, qualche volta nelle caverne, dove insegnavano ai loro figli e giovani come partire da missionari e annunciare questo messaggio. I Valdesi credevano ferventemente nella Bibbia. Credevano di doverla seguire e ne fecero tesoro. I Valdesi credevano nei comandamenti di Dio dati nella Bibbia e cercavano di osservarli. Spesso furono perseguitati per la loro fede e dovettero ritirarsi nelle valli più alte e qui, in questo luogo di culto. È solo una grotta oggi. Per entrare bisogna strisciare all'interno. Ci sono pareti di roccia su ogni lato. Ma qui in questa caverna c'è un luogo quasi sacro. È un luogo in cui si riunivano per pregare, ma a volte anche per nascondersi dai soldati romani. Per me è incoraggiante sapere che anche quando furono dispersi nelle montagne trovarono tempo per pregare insieme. Credo che sia importante che anche noi oggi ci ritroviamo con i nostri fratelli credenti per pregare. Ma la cosa che emerge qui, in questo luogo, non è così bello secondo il metro di giudizio terreno. Non c'è nessun pulpito dorato, non c'è nessun altare di marmo. Ci sono solo rocce, spesso umide, ma è il silenzio e la pace, la semplicità e la purezza di questo luogo che sono sconvolgenti. Se questi valdesi si riunivano qui, non solo una volta, non era una tantum, ma ripetutamente, per anni o perfino per decenni, si riunivano in queste caverne come queste, sparse per le montagne. Per noi la chiesa è così confortevole o comoda. Sono seduto su una roccia fredda, ma spesso in chiesa siamo seduti su comode e belle sedie. Il riscaldamento è acceso. Siamo forse a 5 miglia da casa o ancora più vicini a casa e comunque qualche volta pensiamo non ho voglia di andare. E penso a me, a voi, dovunque siamo. Viviamo in un'epoca di relativa pace, un'epoca di relativa libertà in cui possiamo riunirci e pregare, dove possiamo incontrarci con i fratelli credenti. E il mio appello è di non sprecare le opportunità che avete. Non siate così comodi o rilassati al punto da perdere le opportunità che abbiamo. Dio ci ha dato grandi opportunità, sfruttiamole e usiamole e portiamo questo messaggio al mondo intorno a noi.